Campionato italiano online 2025, 16° turno. Al comando un terzetto composto da Fabio Gullotta, Antonio Serventi e Isacco Ibba. Oggi vediamo la sfida tra Antonio Serventi e Isacco Ibba. Isacco gioca bottom con le pedine nere, Antonio top con le pedine bianche. Parte Isacco con un 3-1, 3-2, vediamo 24-22, 13-10 è la mossa migliore, ma la differenza non è tanta. 5-3, direi split e 13-8. Se 5 qui correrei sì, probabilmente sì. Non vedo di meglio. 4-2 ottimo di Isacco, casa in testa, e qua secondo me è un double in considerazione del blot nell'outfield. Isacco cuba senza esitazioni, a 6 pip di vantaggio, casa nettamente più forte, una pedina di Antonio sul bar. Antonio accetta, 6-3 direi casa 18, fa il bar point di Antonio. Questa mi sembra troppo aggressiva. Questa mi sembra la mossa più equilibrata. Il take era un grosso blunder per Antonio. Qui deve sì, assolutamente salvare il blot. Doppio 3, fa un prime da 5, fortissimo. Doppio 1, ottimo tiro, riesce ad andare sul bordo del prime e fare casa 5. Qua doppio 1 potrebbe, secondo me deve colpire lose e poi giocare 3-2. No, non è la mossa migliore. Ottimo doppio 1 per Antonio. Sei 2 eccezionale, esce e può giocare 16-14 o colpire sul 3. Giocherei 16-14. Isacco colpisce 22-21 direi. Lascerei la pedina slottata per fare il prime da 6. 2 qui deve colpire assolutamente.
6-4 deve giocare dal mid. 6-4 può fare il prime da 6, ma poi deve giocare il 6. Quindi penso che giocherei 18-8. Altra possibilità, slottare casa 3. Ma io giocherei 18-8 perché comunque Antonio ha 2 blotti in casa. Isacco sta pensando parecchio, ha già pensato 2 minuti e mezzo. 6-1, tiro eccezionale, può uscire e colpire. Doppio 1, colpisce 2 pedine. Qui adesso tanti gammon per Isacco. 3-6 colpisce sul 9. Doppio 6 fa le 2 case. Antonio rientra subito. 4-3 però non colpisce. Andrei 9-6. Deve massimizzare i gammon. È importante colpire sulla casa 3 se non fa l'ancora. Antonio non si ancora, 3-2, colpisce e viene avanti correttamente, però Antonio ricolpisce. Qui rientrerei sul 23, giocherei 21-18. (14-10) mi sembra la migliore. Antonio si ancora. Questo è un problema per Isacco. Qui uscirei dal 22, sperando che non rientri subito. Invece doppio 3, siccome deve colpire sul 4, un po' rischiosa in effetti, potrebbe anche giocare questa e 6-3. Sei 5, qui probabilmente scapperei con lo struggler, anche se Antonio ha i 5, i 6 e gli 1 per colpire. Però rimanere indietro secondo me è troppo pericoloso. L'altra possibilità 13-8 e 10-4. Ma io sarei per uscire. Tanto Isacco ha consumato già quasi 4 minuti.
Qui lascia gli 1, ma ci sono parecchi tiri molto pericolosi. Blunder di Sacco, 6-3 colpisce. Beh, non vedo alternative, deve colpire. 5-1 non è un gran rientro, 21-16 obbligata. 3-2 non colpisce, però copre casa 3. 13-10, 5-3. Servirebbe un 8 a Isacco, un 6-2, 3-5. 4-2, vabbè, porta più o meno in salvo uno dei due runner. E qui un 6 è fondamentale per Isacco. 6-5 è eccezionale, colpisce la quarta pedina. Adesso ha nuovamente tantissimi Gammon. No, 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 avrei giocato, andato sul 4, avrei tirato fuori una pedina dal 6. Qui giocherei probabilmente 6-4-5-2, ma con tanto rimpianto per non aver portato fuori la pedina prima. Altra mossa non precisa. 4-3 deve giocare 6-2-5-2. Doppio 3 è pessimo. Adesso rischia tantissimo. Però doppio 4 è eccezionale. E qui direi il Gammon è praticamente sicuro. Diciamo che non ci sono backgammon, quindi si parte con un 4-0 per Isacco, che però ha già consumato quasi 5 minuti e mezzo. No, deve colpire sul 4. Errore strano di Antonio, che adesso danza. 4-1 fa il bar point. Potrebbe anche colpire due pedine, ma farei il bar point. Zacco preferisce colpire 2. Sei 3 casa 5 senza esitazioni. Antonio danza, qua siamo vicini al cubo. Per me il cubo qua ci sta, anche sul 4-0. Grande vantaggio in corsa, una pedina di Antonio sul bar. Antonio non ha l'ancora.
Isacco cuba, 5-2, qui coprirei casa 1 e colpirei sul 4. Ah, no. Ah, mm, non so, forse è meglio l'altra. Sì, penso che preferirei questa. Non ha tanti costruttori, ha solo 9 pedine in zona, quindi giocherei un po' più prudente. Infatti blunder di Isacco, ma Antonio non colpisce. 4-3, ottimo, fa a casa. 6-4, qui può colpire o fare il bar point, probabilmente è meglio colpire. Tanto Isacco ha pensato 7 minuti, copre casa 3, direi grande vantaggio per Isacco. Doppio 6, gran tiro. Sì, mi piace, deve se possibile colpire sul 2, ma Antonio riesce ad ancorarsi. Esce con, rientra con l'ultima pedina, però comunque Isacco ha parecchi gammon. Doppio 1 ottimo, 2 in e 2 out. No, no, tirerei fuori 2 pedine, qui i gammon sono importantissimi. Contro il Deuce Point Game preferibile tirar fuori le pedine. Sei 4 sicuramente. Questa non mi piace, blunder di Isacco. Che adesso il doppio 4 gli crea grossi problemi. Se avesse giocato 6-4 avrebbe potuto giocare molto comodamente. Ma preferirei tirar fuori le 2 pedine. Qui se Isacco viene colpito e viene colpito, Antonio potrebbe avere un redouble, ma 2-5 è eccezionale per Isacco. Deve uscire 23-17. Colpisce, ottimo. Qui Antonio ricuba. Isacco probabilmente deve accettare.
ha 4 pedine già fuori, non è detto che Antonio copra casa 2. Non è comunque una scelta facile, io penso che debba accettare. Isacco accetta, 6-3 per Antonio. Non era un take. 3-1 copre casa 2, però 6-5 di Isacco. Qui tiro importantissimo, 5-4, deve sperare che non tiri un 2, non tira un 2 Antonio. Qui sta valutando se ricubare, a questo score non ricuberei. Eh, 3-1, vabbè, 4 off. Adesso rischia di scoprire, non può assolutamente ricubare, secondo me. Questo score è troppo pericoloso. Doppio 6, se non tira un 1, Isacco è nettamente favorito ad arrivare Crawford. Qui secondo me Antonio deve giocare per evitare il backgammon. Il backgammon evitato. 12-0 per Isacco. Due giocatori stanno giocando 6-2 Antonio, 6-4 Isacco. Bar point, casa 3 per Antonio. No, no, non avrei fatto l'ancora, non ha senso, non c'è nessun vantaggio, però 5-4 è un ottimo tiro per Isacco. Sei 4 direi che colpisce, va sull'8. Avrei fatto casa 5. 6-1 non è un gran tiro, si deve colpire sull'1. Doppio 5 copre casa 5. E qua a 2 down dal mid, anche se non so, potrebbe essere 9-4, 9-3. C'è importante mantenere la connessione con la pedina arretrata. Però 9-4-9-3 è pericolosa, perché se colpisce, sì, forse 7-2-7-1, perché se Antonio colpisce l'us non può farsi trovare con tutti quei blot in casa. 5-2 deve provare a scappare. 6-5 colpisce, ottimo tiro per Antonio. Deve scappare.
Qui giocherei bar 23 e 6-2. La corsa è abbastanza equilibrata, però Isacco deve scappare col runner. Doppio 4, a questo punto passa in vantaggio in corsa Antonio, ma non di tantissimo. Io probabilmente giocherei, farei casa 4 e colpire il loose sul 2. 6-5. Qui serve un 5 a Isacco al più presto, 5-4 scappa. La corsa è tutta da giocare. Doppio 1 non è granché. 6-4 invece è buono. Sì, mi piace questa. Distribuisce. Doppio 4 direi eccezionale. Adesso Isacco è favorito. 3-1, brutto tiro. No, avrei tirato fuori la pedina. Doppio 3 è ottimo. Buon vantaggio per Isacco, ma doppio 6 di Antonio. Direi che chiude il game, a meno di imprevisti. 3-1, rimane un 6-5, no, sarebbe stato un 5-4, ma niente da fare. 12-1. Adesso un free drop, ma ovviamente deve accettare. 4 minuti per Isacco, il doppio 6 è eccezionale. Qui 22 è casa 4. Qua scelte tra 13-10 e 6-2 o 13-6. (17 pip di vantaggio per Isacco che fa casa 4, ottimo. Adesso Isacco ha un ottimo prime da 5, però l'ancora di Antonio è sul bordo del prime. Qui Isacco servirebbe un doppio per venire avanti dal 18, però Antonio non ha tantissimo timing per mantenere le due case. Questo 6-3 non è un bel tiro. Il 6-3 deve giocare dall'8. Doppio 6 non è bello.
4-2. Questa rischia tanti game, ma penso proprio che sia corretta. 5-3 colpisce la seconda pedina. No, penso che colpirei la seconda pedina. Adesso giocherei 14-8 e 3-2, deve assolutamente alzare. E qua Isacco è nettamente favorito 6-5, senza dubbio. Questa un po' mi piace di meno. 9-5 e 2 off. Anche 6-4 non è male. Qui dicevamo Isacco è nettamente favorito per vincere il game e il match. 4-2 libererei casa 6 senza esitazioni. Qui deve rientrare e giocare 13-11 sperando di coprire di chiudere casa. 5-2 il tiro peggiore per Isacco. Qui deve colpire, ma Antonio ricolpisce e adesso è nettamente favorito per vincere il game. Solo 3 minuti e 38 per Isacco, che è andato vicinissimo alla vittoria. Doppio 6, qua il game è di Antonio che si porta sul 12-3. Meno di 4 minuti per Isacco. Quindi, sì, no, vabbè, ok, è Crawford, scusate. Quindi il double è chiarissimo, ma è anche un take. Adesso buon vantaggio per Isacco. Sei 3 casa 5 senza esitazioni. Qui copre casa 1 e fa la butterfly anchor. Casa 4 per Isacco. Tanto i PR sono nettamente migliorati. Isacco sta giocando a 4, Antonio a 5,27. Doppio 5 molto buono per Isacco, che adesso ha una ottima posizione. Doppio 1, beh, non è un tiro eccezionale. Penso che giocherei 10-8 e 6-4. Tredici 8. No, 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 non lascerei tutti questi indiretti, non ha senso.
soprattutto non vedo il vantaggio. Doppio 3, qui potrebbe fare il prime da 5 ma lasciare il diretto non va bene, questa invece mi piace. No, farei casa 2 in testa. Assolutamente, sembra la migliore. Blunder di Isacco che viene punito da un doppio 1. Qui adesso deve sperare che Antonio non tiri un 6, invece tira un 6-2 e qua se Antonio riesce a liberare le pedine dal forte prime da 5 di Isacco, Isacco rischia il gammon. Qui doveva colpire assolutamente. 6 esce, 6-5, interessante, molto interessante. Qui può blitzare o provare a scappare. Probabilmente deve blitzare, però ci sono tanti gammon. Forse scapperei, tanto 2 minuti e mezzo per Isacco. Isacco va per il blitz che è un blunder. 3-6 di Antonio. Ottimo 2 di Isacco che a questo punto deve colpire. No, colpirei sul 3. Dio, così riduce i gammon di parecchio. 4-3 è pessimo per Antonio. 2-1 eccezionale. E qua adesso Isacco è diventato nuovamente favorito. Gli serve un 3 che non arriva. 2-6 eccezionale per Antonio. Game ricco di colpi di scena. Adesso è nuovamente favorito Antonio. Tanto 2 minuti e 20 per Isacco. Sta giocando un po' troppo prudente. Penso che giocherei 12-10. Doppio 4 è pessimo. Doppio 6 di Antonio invece è ottimo. Qui giocherei a evitare il gammon, quindi verrei avanti con lo struggler. 23-15. Gammon evitato. Andiamo sul 12-5. Antonio sta faticosamente rimontando.
Ottimo 3-1 per Isacco. Qui non so se fosse un take, probabilmente sì, ma non di molto. Sei 5 deve scappare, correre. Qui potrei provare a scappare, ma Isacco colpisce. Corsa equilibrata, entrambi i giocatori hanno uno straggler. Doppio 1 molto buono, prime da 5. Lo straggler di Antonio non vede la luce. Adesso con un 4 Isacco può creare un prime da 6. Due pedine di Antonio dietro il prime, colpisce e si assicura di scappare dalla prime. E qui giocherei 9-6 e 13-10. No, questa assolutamente no. Manterrei il prime da 6 in attesa di tirare il 4. Tanto sotto i 2 minuti per Isacco. E qui deve chiudere il full prime. Il timing di Isacco è migliore, ma questo doppio 5 è disastroso. No, questa rischia tanti gammon. Isacco è fortunato che Antonio rientra subito, ma Antonio tira un doppio 6 eccezionale. Però doppio 2 di Isacco non scherza, chiude casa. Adesso deve tirare un 6 rapidamente per vincere il match. Lo tira. Altro game ricco di colpi di scena. Veramente tiri incredibili. Due off, ma anche liberare casa 6 non sarebbe male. Antonio rientra e questa è la fine. Isacco vince un'importantissima partita. Molto molto incerta, cioè incerta, direi abbastanza a senso unico, perché Isacco ha tirato molto bene, giocato in maniera molto aggressiva. Direi comunque la partita ben giocata. Entrambi hanno giocato world class, quindi complimenti a entrambi. Diciamo che il campionato italiano si sta avvicinando alla fase decisiva, quindi grazie a tutti, grazie a chi ha seguito, e vedremo di seguire
le prossime partite. In programma un interessantissimo match tra Lorenzo Rinaldo e Michele Muratori, che vedremo di trasmettere in diretta. Appuntamento a tutti ai prossimi giorni. Grazie e arrivederci.